Un caro saluto a tutti da Marco Agostini. Il trading non è un gioco. Se comprando in un'ottica di breve termine singoli titoli, ovvero azioni, materie prime, valute e criptovalute, abbiamo una testa da giocatori d'azzardo, probabilmente andrà a finire male. Nel trading un primo punto di partenza io l'ho individuato in un libro scritto dal trader, formatore Stefano Fantoni, che si intitola Lo Zen e la via del trader samurai. Questo libro parte dalla storia del più importante guerriero samurai giapponese, il quale prima della battaglia non pensava assolutamente alla vittoria, ma pensava bensì alla morte. Allo stesso modo che si avvicina al trading è portato a pensare ai guadagni che farà, al fatto che diventerà ricco, ma invece dovrebbe partire pensando alle perdite potenziali. Un altro importante messaggio che ci offre questo libro è che il maggior nemico di ogni operatore non è il mercato, ma bensì il proprio ego. Stefano Fantoni ci invita a prendere delle decisioni il più oggettive possibile, guardando in maniera scettica il mercato, senza farci condizionare da quello che è il nostro punto di vista soggettivo. Di fatto la statistica cosa dice? Dice che l'80% di chi si avvicina al mondo del trading può anche ottenere dei risultati positivi momentanei, cioè nel giro del breve termine, ma se non sviluppa un metodo e se non ha le idee chiare, il mercato poi si riprenderà prima o poi con gli interessi tutto ciò che aveva precedentemente guadagnato. Io non sono assolutamente un trader, io sono un promotore finanziario, però in tutti questi anni mi sono creato un minimo di cultura e tutta l'esperienza che ho vissuto con i miei clienti. Mi sento di dare il mio contributo anche in questo ambito che impropriamente spesso viene dimenticato. Il punto di partenza è quello di crearsi una cultura finanziaria, quindi avere le nozioni e approfondirle a livello di analisi tecnica, cioè la capacità di leggere i grafici, e l'analisi fondamentale, cioè capire attraverso determinati dati quello che è lo stato di salute di un'azienda oppure di uno Stato. Ecco. Da questo punto di vista faccio riferimento a dei video che anche voi potete andare a consultare di Marco Casario, che è un trader, un formatore, il quale in un video raccontava di aver ricevuto una richiesta da un giovane che gli chiedeva dove poteva investire 1.000 euro. Giustamente gli ha risposto: se hai 1.000 euro, se sei giovane, il migliore investimento che puoi fare è quello di comprare libri oppure iscriverti ad un corso. Un secondo punto, e a questo proposito faccio riferimento ad un mio video che si intitola Dove ho messo il portafoglio. Bisogna avere le idee chiare, quindi siccome ci sono varie tipologie di investimenti, io destino le attività di trading in quello che chiamo il portafoglio dei sogni, cioè quella parte del portafoglio dove voglio provare a guadagnare molto, però ho una necessità di identificare quanto mettere nel portafoglio dei sogni. Io consiglio di non mettere mai più del 20-25% del totale, però nello stesso tempo non si può pretendere di diventare ricchi investendo poche migliaia di euro. Una volta quindi creato un minimo di cultura e stabilito quando mettere nell'attività di trading, è necessario crearsi un metodo. Faccio riferimento a questo proposito, parto da Andrea Unger. Andrea Unger è stato 4 volte campione mondiale di trading con soldi veri. Uno potrebbe pensare che con il suo talento e le sue conoscenze stia tutto il giorno davanti al monitor a fare delle operazioni, a fare trading. Poi scopre, andando a visionare il suo sito, che di fatto lui ci sta pochissimo tempo, ha sviluppato dei sistemi di trading automatico che operano al suo posto. Questo cosa significa? Che nel trading bisogna avere molta umiltà. Questo video non è rivolto ai trader professionisti, è rivolto un po'
a coloro che fanno un altro lavoro, che sono attirati da questo mondo, ma non hanno neanche tutto questo tempo a disposizione. Però tutti, anche part-time, possono sviluppare un proprio metodo. Per sviluppare un proprio metodo, innanzitutto, in base alla mia esperienza, quando io incontro una persona, un cliente che mi chiede ma perché non compriamo qualche singolo titolo, la prima domanda che gli faccio è se è disposto a vendere in perdita, in quanto se una persona non è disposta a vendere in perdita un titolo, il trading non fa per lui, perché non c'è nessuno al mondo che fa 100 operazioni e 100 operazioni le porta in guadagno. Il secondo punto è quella di diversificare. Una volta stabilita la cifra che intendo investire, devo comprare un congruo numero di titoli, che non può essere né particolarmente elevato né particolarmente basso. Questo è un tema anche complesso e ci sono tutta una serie di libri, pubblicazioni di money management. Poi ci sono dei luoghi comuni che vanno evitati, ad esempio c'è un luogo comune che dice vendi e pentiti. Quando si ha l'abilità di comprare un titolo che sale, bisogna venderlo esclusivamente quando ci sono le ragioni e non venderlo per accontentare e per soddisfare il proprio ego. Poi questo non è facile, però è una cosa altrettanto importante. Una volta che decido di muovermi, cercare di identificare il trend, ovvero se l'attività finanziaria si sta muovendo a rialzo oppure a ribasso. Soprattutto all'inizio si è particolarmente attratti da quei titoli che crollano, perché si vede in prospettiva un grosso business. A questo proposito in America dicono che comprare un titolo mentre sta crollando ci fa correre gli stessi rischi che correremo a prendere al volo un coltello mentre cade, cioè c'è il rischio di farsi male veramente. Un'altra abitudine che si ha è quella di innamorarsi di determinati titoli. I titoli che noi potremmo comprare sono migliaia, però tendenzialmente compriamo sempre gli stessi. Da questo proposito faccio riferimento sempre a cosa dicono gli americani: non ti innamorare di un'azione tanto lei non ti conosce. Un altro elemento importante è sviluppare l'abitudine di operare sia a rialzo sia a ribasso. Qui l'aspetto psicologico nel mondo del trading è fondamentale. Io vedo che è più facile accettare una perdita quando si opera a rialzo, mentre è più difficile metabolizzarla quando si opera a ribasso. Bisogna lavorarci, perché guadagnare a rialzo o a ribasso è praticamente la stessa cosa. Un'altra abitudine, un'altra virtù che bisogna impegnarsi a sviluppare è la capacità di stare fermi. Se non si hanno le idee chiare, semplicemente si spegne il computer e si rimanda praticamente la decisione ad un giorno successivo. Poi dobbiamo anche sviluppare la capacità di apprendere, cioè ci sono tante persone che sono brave, ci sono tante pubblicazioni. Apprendere non vuol dire però copiare, perché nel trading ognuno deve crearsi il suo metodo. Qualcuno diceva, io sono d'accordo, che l'attività finanziaria tu la devi comprare, non ti deve essere venduta, e questo a lungo andare è fondamentale. Poi un'altra cosa che io condivido è che le perdite passate non si possono recuperare. L'unica cosa che possiamo fare è fare dei nuovi profitti, e quindi dobbiamo sviluppare la capacità di resettare, cioè se un'operazione è andata bene siamo contenti, se un'operazione è andata male dobbiamo pensare alla prossima operazione, dimenticandoci completamente sia delle esperienze positive sia delle esperienze negative. Nel web si possono trovare diverse fonti. Io consiglio ad esempio di visionare il sito di Luca Loccarini che si chiama La Borsa dei Piccoli, poi tutto il materiale che voi potete trovare prodotto da Emilio Tommasini, Marco Casadio, Andrea Unger, e vi segnalo 3 libri che è appunto Lo Zen e la via del trading samurai di Stefano Fanton,
Professione trader sempre di Stefano Fanton, e i libri che si occupano della tecnica delle candele giapponese scritti da Steve Nison. Quindi per epilogar quali sono gli step per approcciarsi al mondo del trading. Dunque, prima di tutto crearsi un minimo di cultura, perché dobbiamo tenere presente che noi stiamo operando con i migliori, quindi non possiamo pretendere di competere, di partecipare alle Olimpiadi allenandoci esclusivamente un giorno alla settimana. Il secondo step è quello di stabilire esattamente che quantità del nostro patrimonio investire nelle attività di trading, ovvero di compravendita a breve termine. Poi sviluppare un metodo personale cercando di apprendere da quelli che sono i migliori operatori del mercato. Il metodo in cosa consiste? Diversificare, cioè stabilire il numero di titoli da avere in portafoglio, saper vendere in perdita, saper far correre i profitti, non innamorarsi di singoli titoli, cercare di operare seguendo il trend, oppure se operiamo contro trend aspettare dei segnali di inversione, operare indistintamente al rialzo, al ribasso, capacità di stare fermi. E inoltre sapere che l'aspetto psicologico nel mondo del trading, cioè dell'operatività di breve termine, è fondamentale. Concludo, la capacità di resettare, cioè dimenticarci completamente di quelle che sono state le operazioni passate, sia quelle chiuse positivamente sia quelle chiuse negativamente. Quindi il nostro primo obiettivo è quello della sopravvivenza finanziaria nel mondo del trading. Poi, acquisendo esperienza, sicuramente arriveranno anche degli ottimi guadagni. Io vi ringrazio dell'attenzione, l'Arca di Noè è aperta a tutti, per chi decide di non salire, in bocca al lupo.